Dal gennaio 2022 ho intrapreso un viaggio lungo e intenso attraverso tutta l'Europa, percorso quasi 25.000 chilometri da un angolo all'altro del continente per incontrare vittime e sopravvissuti di abusi e maltrattamenti. In questo viaggio ho raccolto non solo immagini, ma soprattutto storie. Storie che mi hanno profondamente segnato e che mi hanno cambiato la visione dell'Europa. Queste testimonianze raccontano di vite spezzate e di sogni infranti, ma sono anche storie di resilienza, di piccoli miracoli quotidiani, gesti di coraggio e di umanità che, nonostante il dolore, risplendono. Il progetto che ne è nato, intitolato Shame European Stories, nasce proprio da questa esperienza. Il titolo, provocatorio e al contempo profondamente veritiero, non vuole attribuire vergogna alle vittime, ma piuttosto denunciare la vergogna di una società che troppo a lungo ha taciuto. Le vittime, che spesso si vergognano di ciò che hanno subito, sono in realtà i miei veri eroi, dei piccoli miracoli che con la loro forza ci insegnano a non arrenderci mai, a non accettare l'ingiustizia come parte integrante della nostra realtà. Sono loro, dopo che hanno subito sofferenze enormi, che si prendono maggiormente cura delle altre vittime, cosa che invece spetta a tutti gli esseri umani, soprattutto coloro che hanno avuto la fortuna di non subire questo genere di situazioni. Con Justice Initiative e la Fleury Foundation abbiamo intrapreso un percorso coraggioso, fatto di ascolto, confronto e proposte concrete. Abbiamo lavorato per far sì che le istituzioni riconoscano il dolore di chi ha subito abusi e per garantire che le misure di prevenzione e di tutela siano rafforzate. La raccomandazione 2533 del Consiglio d'Europa, approvata lo scorso gennaio 2024, non è solo un documento, è un simbolo di speranza e di impegno, un invito a prendere in mano la situazione per proteggere ogni bambino, oggi e domani. Le istituzioni hanno il dovere di ascoltare e di agire. Le leggi devono essere applicate con fermezza e le vittime sostenute con strumenti concreti. Non possiamo permettere che il silenzio continui a proteggere chi commette abusi, mentre le sofferenze di chi è stato colpito restano invisibili. Dobbiamo spezzare questo ciclo, interrompere quella spirale di vergogna e silenzio che troppo a lungo ha permesso all'ingiustizia di prosperare. Oggi siamo qui anche per ricordare Alessandro e Cristina, genitori che hanno pagato il prezzo più alto per il dolore di una perdita inimmaginabile. Il loro sacrificio ci impone di agire, di non dimenticare e di impegnarci ogni giorno per evitare che simili tragedie si ripetano. Siamo qui per tutte le vittime, per coloro che hanno trovato il coraggio di parlare e per chi ancora non riesce a rompere quel silenzio opprimente. Voi siete i veri nostri eroi. Desidero esprimere un ringraziamento speciale al senatore Francesco Verducci, il cui sostegno ha reso possibile questo incontro e che sta contribuendo così concretamente a dare voce a questa battaglia per la giustizia. Ringrazio anche tutte le associazioni, abbiamo qui presenti ECPAT Italia, CISMAI, ma ringrazio anche Rete l'Abuso, di cui abbiamo il presidente, nonché anche lui sopravvissuto, Francesco Zanardi. Ringrazio anche i giornalisti che raccontano queste storie e soprattutto, ovviamente, le vittime stesse. Grazie per aver condiviso il vostro dolore, la vostra forza, la vostra umanità. Voi siete la prova che, nonostante tutto, c'è ancora speranza. Il nostro cammino non finisce qui, continueremo a denunciare, a sensibilizzare e a lottare per un futuro in cui ogni bambino possa crescere in un ambiente più sicuro, in cui la giustizia non sia più un privilegio, ma un diritto per tutti. Insieme possiamo costruire un domani in cui il silenzio non sia più la risposta, ma in cui la voce della verità e della speranza risuoni in ogni angolo d'Europa. Grazie di cuore a tutti voi per essere qui oggi e per aver reso possibile questo momento di condivisione. Continuiamo a camminare insieme con coraggio e determinazione verso un futuro migliore. Grazie. Ora invece passeremo a vedere un paio di contributi. Il primo è un video che introduce appunto Shame European Stories e successivamente invece vedremo il contributo del presidente della Guido Fleury Foundation che ha reso possibile Shame appunto e che ha portato avanti il progetto Justice Initiative andando a portare poi la raccomandazione secondo il modello svizzero appunto in Europa.
e al Consiglio d'Europa, e poi anche dell'europarlamentare Pierre-Alain Fridessa, che è colui che ha portato la mozione che è stata poi approvata lo scorso gennaio appunto in Consiglio d'Europa al Parlamento, da cui era presente anche il senatore Verducci qui presente. Quindi inizieremo con questi video, poi avremo in collegamento invece Irene e Andrea appunto dal Piemonte. Ciao piccola Nene. Ti chiedo perdono. Ciao piccola Nene. Quello che voglio dirti è di non cedere a questo dolore e a quello che hai subito. Continua a lottare, ad andare avanti, a farti forza, anche se sarai spesso, troppo spesso, da sola. Però vedrai che alla fine uscirà qualcosa di grande ed importante per tutti quanti, quindi non mollare mai perché hai le risorse e hai le capacità per farlo. Credi in te stessa e porta a termine questa battaglia, perché ci riuscirai. E io sarò molto, molto orgogliosa di te. Bonjour, je m'appelle Pierre-Alain Fridé, je suis parlementaire suisse et membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe depuis une dizaine d'années. Je tiens à vous saluer et à vraiment dire que c'est un grand honneur et un grand plaisir d'imaginer que maintenant, dans différents parlements, et là maintenant en Italie, des gens se retrouvent
pour étudier la situation et participer à des événements qui permettent de mettre en avant cette initiative et faire en sorte que des choses bougent dans tous nos pays. J'ai eu la chance de pouvoir être contacté par Justice Initiative, qui m'a donné l'occasion de déposer devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe une résolution sur en fait un thème qui est très important, c'est celui des enfants qui, au cours des années en Europe, ont subi des abus, de la violence. Et ce rapport a été très intéressant, très émouvant. Il m'a permis de rencontrer des personnes concernées qui ont pu exprimer tout ce qu'elles avaient vécu. Et c'était effectivement quelque chose de très particulier. C'est la seule fois où j'ai vu, dans une commission du Conseil de l'Europe, des gens pleurer d'émotion. Cette Justice Initiative est une initiative qui vient au départ de Suisse et un monsieur Fleury a organisé en fait, en utilisant les voies démocratiques suisses, une initiative qui a permis en fait de mettre en avant la situation des enfants qui avaient été abusés, qui avaient été frappés, placés, déracinés en Suisse durant des décennies. Et cela a donné lieu à un débat populaire en Suisse et à des décisions politiques avec des excuses du gouvernement suisse, avec une réparation, avec la volonté de créer les conditions du plus jamais ça. Et en fait, le but de cette initiative portée au niveau du Conseil de l'Europe, c'est de faire en sorte que le plus de pays possible sur le continent européen, dans le cadre du Conseil de l'Europe, et peut-être même en dehors, prennent en fait l'exemple suisse comme un moyen d'aborder aussi ce sujet dans les différents pays et de faire en sorte que chaque pays fasse ce devoir de mémoire. Ça veut dire rechercher, faire un inventaire des situations, contacter les personnes potentiellement victimes pour qu'elles puissent en fait s'exprimer, dire ce qu'elles ont vécu, faire un état des lieux, que l'État italien en l'occurrence vous concernant fasse des excuses publiques parce que souvent c'est l'État qui a fait défaut, a failli dans ces processus. Et ensuite il y a tout le travail de réparation qui en Suisse a consisté à donner une somme d'argent assez conséquente à chaque personne qui avait été victime, à favoriser les traitements, les prises en charge, l'accompagnement de ces personnes et surtout tout un devoir de mémoire pour que l'information soit diffusée et que plus personne ne puisse ne pas savoir et surtout oublier ce qui s'est passé. Car vraiment, ce qui s'est passé dans nos différents pays, selon les informations que j'ai obtenues, c'est tout à fait inacceptable. Et encore maintenant, des cas se dévoilent. Par exemple, dans le sud de la France, il y a un grand débat actuellement avec une institution où pendant des dizaines d'années, des actes de sévices physiques et sexuels ont été pratiqués sur des enfants. Cette histoire est dévoilée au grand jour. Donc vraiment, un grand travail est nécessaire dans tous nos pays. Et je suis sûr que l'Italie également fera ce qu'il faut dans ce domaine. Merci pour votre attention. Da secoli Geschätzte Senatorinnen und Senatoren, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Anwesende und vor allem liebe Survivors, liebe Betroffene von Missbrauch. Im Namen der Justice Initiative begrüße ich Sie sehr herzlich zu diesem Anlass in Rom, in diesem ehrenvollen Gebäude. Ich bin sehr stolz auf unseren Hubdirektor Simone Padovani, der diese Tagung auf die Beine gestellt hat. Und ich danke Herrn Senator Verducci für seine Unterstützung bei der Organisation. Ihr erstes großes politisches Treffen von heute kommt zu einem außerordentlich wichtigen Zeitpunkt. Und ich sage, das Treffen kommt zum absolut richtigen Zeitpunkt. Denn ganz Europa ist zurzeit daran, die Missbrauchsfälle in den eigenen Staaten aufzuarbeiten. Und da darf Italien nicht hinten anstehen.
Im Gegenteil. Italien sollte als eines der wichtigsten Länder in Europa ein Vorbild sein. Italien ist ein Motor in der EU und kann dies auch bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle sein. Meine Stiftung ist seit über 10 Jahren aktiv, europaweit, damit in den einzelnen Ländern eine Aufarbeitung stattfinden kann. Hierfür haben wir uns mit den wichtigsten Kinderschutzgruppen und Opfergruppen weltweit zusammengetan. In Italien beispielsweise mit ECPAT, Italy. Ich danke ECPAT, denn auch für das große Engagement. Dieses Engagement brauchen wir in Europa und auch in Italien. Meine Damen und Herren, als Schweizer kann ich Ihnen sagen, kein Land hat, wenn es um Missbräuche geht, eine unbefleckte Geschichte. Auch die Schweiz nicht. Die Schweiz, die ihre humanitäre Tradition sehr gerne nach außen trägt, bis 1981 waren in der Schweiz Hunderttausende Kinder und junge Erwachsene von Missbräuchen betroffen. Sogenannte Verdingkinder wurden auf Bauernhöfen als billige Arbeitskräfte ausgebeutet. Diese Kinder haben massive körperliche und psychische Gewalt erlebt und wurden oft auch sexuell missbraucht. Ihre Geschichte wurde über Jahrzehnte tabuisiert. Kinder und Jugendliche wurden auch in streng geführten Heimen platziert und dort misshandelt. Viele wurden dort sexuell missbraucht, Mädchen und Jungs. Die Missbräuche fanden in staatlichen Heimen statt, aber auch in christlichen geführten Heimen. Viele Kinder kamen in den Heimen zu Tode, auch durch Selbstmord. Und die Überlebenden? Diese Missbrauchsopfer haben nie Gerechtigkeit erfahren. Es wurde nie ein Gerichtsprozess gegen die Opfer geführt. Die Missbräuche wurden verschwiegen und die Opfer im schlimmsten Fall als Nestbeschmutzer beschimpft. Die Folgen des Missbrauchs sind massiv. Psychische Schäden, Krankheiten, Armut. Heute sind viele Opfer alt und gebrechlich. Dies alles ist inakzeptabel. In Europa, wo unsere Gesellschaft auf die Schwächsten Rücksicht nimmt, müssen wir den Missbrauchsopfern helfen. In der Schweiz hat meine Stiftung mit einer Volksinitiative erreicht, dass 12.000 Missbrauchsbetroffene eine offizielle Entschuldigung vom Staat erhalten haben. Dies war für Betroffene zentral, denn jahrelang hat niemand hingehört und das Leiden der Missbrauchsopfer wurde weiter tabuisiert. Zweitens, die Missbrauchsopfer haben einen Solidaritätsbeitrag erhalten, dies als Anerkennung für das Unrecht, das ihnen widerfahren ist. Und drittens, die Geschichte der Missbräuche in der Schweiz wurde durch eine große nationale Studie wissenschaftlich aufgearbeitet, damit wir aus der Vergangenheit lernen und sich die Missbräuche niemals mehr wiederholen. Dieses Modell, dieses Schweizer Modell ist so erfolgreich, dass der Europarat in Straßburg, bei dem Italien Mitglied ist, vor genau einem Jahr beschlossen hat, die Missbräuche in den einzelnen Ländern nach Schweizer Vorbild aufzuarbeiten. Vor wenigen Wochen hatten wir eine große Konferenz hierzu mit Ministern aus ganz Europa, die nun in die Umsetzung gehen. Sie alle wollen die Missbräuche aufarbeiten, gemäß der angenommenen Resolution 2533 des Europarats. Denn die Kinder, die in den Ländern Missbrauch erlebt haben, sollen endlich Gerechtigkeit erfahren. Wir waren vor wenigen Tagen in Sarajevo, wo wir uns mit NGOs und Staatsbeamten der Ministerien getroffen haben. Wir sind dort an einem Gesetzestext, der nach den Vorgaben des Europarates eine Aufarbeitung der Missbrauchsfälle an die Hand nimmt. Und viele andere Länder werden folgen. Darum sage ich nochmals, Italien hat heute die große Chance, hier in Südeuropa eine Vorreiterrolle einzunehmen. Und noch ein letzter Gedanke möchte ich Ihnen auf den Weg geben. Vor ein paar Monaten habe ich in Italien, genauer in Milano, die Eltern Alessandro und Cristina kennengelernt, deren Tochter Chiara missbraucht worden ist. Die Tochter hat diesen Schmerz nicht mehr ausgehalten und sie hat sich das Leben genommen. Die Geschichte hat mich schon damals am Boden zerstört.
Und vor wenigen Wochen haben sich nun auch die Eltern das Leben genommen. Liebe Politikerinnen und Politiker, die Geschichte dieser Familie muss ein Weckruf sein. Schweigen ist keine Option mehr. Wir alle haben Verantwortung. Wir müssen handeln. Und die Resolution des Europarates gibt es dazu als Instrument. Die Opfer von Missbrauch leben mitten unter uns. Hier in Italien. Sie sollen noch zu Lebzeiten Gerechtigkeit erfahren. Ich danke Ihnen. Da secoli e qui a Roma, la città eterna, non sarebbe esagerato dire da millenni, si discute su come sia possibile la convivenza di molti individui diversi all'interno di un unico Stato. Le domande ricorrenti ruotano sempre intorno alle possibilità e ai limiti dell'intervento statale, all'equilibrio tra libertà e coercizione secondo i requisiti legali, sul bilanciamento tra la ricerca della felicità individuale e le esigenze del bene comune e molti altri interrogativi simili. Il compito della politica è quello di organizzare la vita sociale tra questi poli, ossia all'interno dei confini della possibile azione statale. Non è un compito facile, anzi, richiede dibattito, ricerca di compromessi e chiarezza sui fondamenti della propria posizione e su quella degli altri. Questo luogo, il Senato, è uno dei luoghi decisivi per il confronto politico, cuore pulsante della democrazia e senza il quale lo Stato sarebbe privo di significato. Per questo chi si impegna qui come rappresentante politico merita il massimo rispetto. Il compito che spetta a quest'alta assemblea sembra diventare sempre più impegnativo. Le trasformazioni e gli spostamenti dell'architettura politica mondiale, la questione migratoria con cui tutti i paesi europei sono chiamati a confrontarsi, il clima di incertezza che si respira in interi continenti a causa di pluralismi difficili da decifrare e molte altre sfide che richiedono continuamente nuove soluzioni. In questo contesto, purtroppo, il problema degli abusi sessuali sui minori sembra essere quasi trascurabile per alcuni. Proprio per questo è ancora più lodevole e rende onore a quest'alta assemblea che si affronti questa tematica e la dimostrazione della profonda convinzione che uno dei compiti più nobili per una comunità e uno Stato sia quello di proteggere i deboli e i vulnerabili, garantire loro la giustizia e soprattutto, quando si tratta di bambini, garantire a loro e allo Stato un futuro aperto in senso positivo. La risoluzione 2533, approvata un anno fa a Strasburgo, si colloca in questo spirito. Se questa alta assemblea riuscirà a rispondere alle preoccupazioni espresse in essa, lancerà un segnale forte e carico di speranza per tutti coloro che hanno subito abusi, che ne subiscono e che rischiano di subirne. Quest'alta assemblea può così continuare quella tradizione che fin dall'epoca romana si è dimostrata efficace per lo sviluppo fiorente della comunità statale in tutto il continente europeo e oltre. Nominare l'ingiustizia è una conquista di civiltà. Non si tratta solo di stabilire il diritto, ma anche farlo rispettare e costruire la fiducia necessaria affinché la giustizia possa affermarsi attraverso processi chiari, trasparenti e comprensibili. Vi auguro di trovare la forza e il coraggio necessari per questa grande impresa. Possa Dio accompagnarvi con la sua benedizione. Da secoli e qui a Roma la Intanto volevo ringraziare appunto il Presidente Guido Fluri
Piera Lenfridez appunto e il padre Sanzollner per i loro interventi. Adesso invece cederei la parola a Yasmin Aboloa, che è il segretario nazionale appunto di ECPAT Italia, una delle associazioni che cooperano e lavorano con l'Osservatorio sulla pedofilia appunto in Italia, con il governo italiano. Grazie Simone e grazie ovviamente anche al senatore Verducci per la sensibilità rispetto a questo tema che non è affatto scontata e stranamente diciamo che questo è un tema che al di là ovviamente dell'impegno che è previsto per legge da parte dell'Osservatorio di contrasto pedofilia e pedopornografia e appunto poi tutta una serie di azioni all'atere previste insomma che solitamente risiedono poi appunto nel Dipartimento Pari Opportunità o politiche per la famiglia a seconda insomma di come si compongono i governi, però questo è un tema che è scomparso completamente dall'agenda italiana. Io a dicembre sono esattamente 20 anni che lavoro per ECPAT Italia e devo dire che appunto quando ho iniziato a lavorare per questa associazione c'era un tale fermento e tanta voglia diciamo così di portare poi a compimento, nonché insomma a rendere effettivamente applicata la famosa legge 269 del 1998 che aveva introdotto i reati di sfruttamento sessuale, nonché il fatto di poter punire anche chi questo genere di reati li commettesse all'estero. Era in pieno fermento per quanto riguarda diciamo l'utilizzo delle tecnologie contemporanee, tanto che l'Italia è stata uno dei primi paesi che si è affrettata appunto ad introdurre poi una legge per il reato di, appunto, di produzione di materiale pedopornografico a livello virtuale. Quindi improvvisamente però dopo Lanzarote è come se ci fosse stato diciamo così una stasi, abbiamo continuato ad occuparcene noi associazioni, si è intrapreso diciamo così un percorso in autonomia, in collaborazione, in partenariati, però poi dopo al di là dei doveri istituzionali da parte insomma del governo, le commissioni eccetera, è mancato qualche cosa e forse questo qualcosa in una qualche maniera è riesploso anche durante il Covid. Quello che mi sento di dire non è tanto adesso la risoluzione di per sé, perché appunto ben venga qualsiasi diciamo così iniziativa da basso come in questo caso, perché appunto va riconosciuto anche il potere di chi da parte insomma ha subito e chi effettivamente l'ha sostenute queste persone e quindi ha portato avanti il discorso della risoluzione. Però a me sembra che in una qualche maniera ci arreniamo sempre a parlare di qualcosa che preveda poi una serie di azioni a sostegno insomma delle vittime, ma si fa sempre molto poco per evitare che continuino ad esserci delle vittime. E quindi mi farebbe piacere diciamo, che in una sede soprattutto come questa, approfittando anche della presenza del senatore, si cominciasse a parlare un po' più seriamente del tema della prevenzione che poi appunto si può declinare anche in altre maniere, insomma, che probabilmente trova poi il suo sbocco naturale, penso sempre insomma, nella formazione soprattutto degli operatori, quindi di coloro che in una qualche maniera o si trovano a che fare poi direttamente con i bambini, ma anche se vogliamo possiamo anche citare gli adulti in una certa maniera, anche perché appunto se qua parliamo di un ritorno, di un rimestare, insomma di situazioni, di cose che le persone si portano e si trascinano dietro, quindi viene da pensare insomma anche in fasce un po' più adulte. E poi c'è il tema dell'informazione, questo è un tema che comunque se non ci sono fatti di cronaca non va assolutamente attenzionato, non se ne parla, lo si prende lateralmente appunto con questioni che sappiamo tutti insomma essere oggetto di dibattito e tante volte anche di strumentalizzazione, come l'educazione sessuaffettiva o educazione sentimentale, come la si vuol chiamare. Quindi c'è proprio un tema di carenza, penso effettivamente legato alla prevenzione, che non è poi detto che sia necessariamente un tema di ordine economico, perché poi effettivamente diciamo un modo per portare avanti un discorso di prevenzione anche attraverso diciamo, un'informazione corretta per quanto riguarda appunto temi come questi, ma anche come affrontarli, dove segnalare eccetera,
non comporterebbero grosse spese, insomma, da parte dello Stato. Però poi appunto ci ritroviamo a parlare di vittime e di conseguenza c'è necessità effettivamente poi di investimenti notevoli, perché appunto si parla di risarcimenti da una parte, che ovviamente è, se vogliamo, diciamo, il contentino da un certo punto di vista, perché poi quello che servirebbe effettivamente è un sostegno di medio e lungo termine appunto su tutta una serie di servizi, molto, diciamo, il principale forse è quello appunto di un sostegno psicologico, vita natural durante, perché appunto insomma abbiamo a che fare con delle bombe ad orologeria, cioè là per là potrebbe anche non esserci nulla di che, poi basta un evento scatenante a riportare insomma alla mente di queste persone questi tristi eventi insomma che hanno segnato la loro vita. Quindi mi piacerebbe veramente ritrovarmi magari tra qualche tempo qui, ma anche attraverso un tavolo di lavoro, qualcosa, ma parlare seriamente di prevenzione e non farlo solo in quella sede dove appunto qui c'è il collega del CISMAI, dove effettivamente lavoriamo, proponiamo cose, però appunto c'è un dialogo da dover diciamo, mantenere costante, perché poi le cose da fare sono tantissime e non è detto, appunto queste sono tematiche che in una qualche maniera, come diciamo sempre, sia diciamo, la violenza sessuale più in senso stretto, perché queste sono poi le problematiche che ci riguardano più da vicino, o lo sfruttamento sessuale. Altro non sono alle volte che se non, diciamo così, parte da lì una prima violazione del diritto del bambino, addirittura in alcuni casi poi diventa la conseguenza invece di altre forme di violazione. Quindi neanche segregare questo tema effettivamente solo all'interno di un osservatorio, ma cominciare a rioccuparsene attraverso insomma, una modalità più interdisciplinare e quindi riconoscere un ruolo anche ad altri ministeri. Io mi fermerei qui. Grazie quindi Simone, grazie insomma alle altre persone presenti e soprattutto a lei Senatore per veramente l'attenzione. Grazie mille Yasmin. E adesso invece passerei appunto la parola a Francesco Silenzi di CISMAI. Appunto. Ringrazio Simone, ringrazio il Senatore per l'opportunità e ringrazio anche chi mi ha preceduto. Devo dire che Yasmin ha toccato molti temi che ci sono chiaramente cari in comune. Nello specifico io porto anche qualcosa di mio, io sono un pediatra, lavoro in un grande pronto soccorso del centro Italia a Firenze e mi occupo tra l'altro appunto di abusi e concordo completamente con chi mi ha preceduto sul fatto che è un nostro reale dovere lavorare sulla prevenzione e la prevenzione significa dotare gli operatori, per primi i medici, che sono assolutamente carenti, e tutto il personale sanitario, dotare di una capacità, di una conoscenza, di una volontà di vedere e non soltanto di osservare, probabilmente di ricevere una formazione già in ambito di facoltà di medicina e non perdere quella enorme opportunità che alcune categorie, come per esempio le nostre, hanno di vedere i bambini dal terzo, quinto, sesto, settimo giorno di vita e poi accompagnarli fino alla loro adolescenza. Quindi è un'opportunità enorme che non possiamo mancare, quindi sarebbe veramente importante riuscire tutti assieme dal basso, con l'aiuto delle istituzioni, a creare un meccanismo di prevenzione che sia in qualche modo efficace e che poi sarebbe alla fine concretamente, anche cinicamente, anche economicamente estremamente vantaggioso. Purtroppo dobbiamo anche riconoscere che tutto quello che poi porta l'abuso, oltre al dramma delle persone che ne sono coinvolte, porta poi una ricaduta incredibile in termini di risorse economiche e soprattutto di difficoltà di far fronte a queste stesse difficoltà che si incontrano. Quindi io spero veramente che questa sia una bellissima opportunità e ringrazio anche, sono rimasto molto colpito dalla nettezza e dalla chiarezza del messaggio che è passato attraverso i video, quindi grazie ancora Simone. Grazie a te Francesco e adesso tra gli ultimi interventi passerei la parola a Francesco Zanardi, che è presidente appunto di Rete l'Abuso, associazione italiana appunto della lotta contro la pedofilia clericale e a sua volta appunto anche lui è stata vittima
e quindi sopravvissuto appunto di abusi di età minorile, come vedrete appunto in scena. Io voglio fare prima una riflessione che insomma siamo arrivati a questo punto in Italia, cioè dopo quello che abbiamo visto nel video di Simone, quello che sentiamo, quello che abbiamo visto anche che è accaduto all'estero, è possibile che in Italia si debba chiedere alle vittime e alle loro famiglie di sostituirsi ad altri, cioè di fare il lavoro che dovrebbe fare lo Stato? Come vedete la situazione è straziante e questa cosa è quello che fanno oggi le famiglie dei sopravvissuti e fanno bene a farlo, però come comunità, come Stato, come Vaticano è possibile che nessuno abbia neppure un vago senso di vergogna per quello che sta accadendo in Italia. L'Italia è un paese che solo nel 1997 ha riconosciuto il reato contro la persona in materia di abusi sessuali, quindi siamo molto giovani su questa materia e purtroppo però dal 1997 in avanti non è più stato fatto nulla. Quelle poche modifiche legislative che sono state fatte in Italia sono state introdotte da convenzioni internazionali o da altre convenzioni europee. Di fatto però sono state introdotte anche molto male, direi. Mancano in Italia uno degli strumenti che è stato introdotto, perché ne abbiamo davvero pochi, è l'unico strumento che potrebbe essere utile in materia di prevenzione, perché qui si parla di prevenire, non di mettere poi un tampone al danno. E appunto una delle introduzioni che è arrivata in Italia grazie alla Carta di Lanzarote è stato il certificato antipedofilia, che però in Italia il legislatore ha lasciato scoperto solo in Italia tutta la categoria del volontariato, al quale è vero che appartiene anche la Chiesa, ma il volontariato è ben più della Chiesa. I sacerdoti in Italia sono 35.000, invece i volontari sono più di 4.600.000. Quindi il prodotto naturalmente è molto più ampio. Questo certificato con questa scopertura ha in pratica favorito la pedofilia, perché ora chi non può più andare a abusare, non lo so, in una scuola perché ha il certificato macchiato, e può andare solo in un ambiente che è quello del volontariato, perché in quell'ambiente non viene chiesto il certificato antipedofilia, quindi è normale che il pedofilo vada a cercare le sue prede in questi ambienti. Certificato antipedofilia che tuttavia non funziona in Italia, ma non solo per questo vuoto legislativo. Il certificato antipedofilia è un documento che arriva dalla Procura della Repubblica, cioè le persone condannate in via definitiva sono ritenute pericolose e non possono lavorare con i bambini. Però in Italia non c'è l'obbligo di denuncia, anzi c'è il rischio della denuncia, perché denunciare un abuso sessuale in Italia, e ve lo dico a ragion veduta, perché mi sono preso più di 70 querele in 15 anni per questo motivo, denunciare un abuso sessuale in Italia, il rischio di chi denuncia è quello di essere controquerelati per calunnia. Invece l'introduzione dell'obbligo di denuncia, che in Italia in realtà esiste ma è limitato solo ai pubblici ufficiali, quindi basterebbe estenderlo a tutta la popolazione, è una cosa fondamentale in questo caso. In Italia mancano anche i dati però, perché secondo l'Istat, guardando i dati del 2022, in Italia ci sarebbero stati solo 6.800 casi di violenza contro i minori. È un dato impossibile, e parliamo di violenza non sessuale, violenza fisica, violenza psicologica, cioè vari tipi di violenza. Abbiamo chiesto più volte i dati anche all'Osservatorio nazionale, non li hanno, non hanno nessun dato, e ci siamo resi conto che abbiamo più dati noi come associazione Rete l'Abuso che lo Stato. E qui ci chiediamo come fa lo Stato ad affrontare un problema quando non ha neanche coscienza dell'entità del fenomeno. È un qualcosa di quasi paradossale.
abbiamo realizzato riguardo ai dati un sistema online che è sul nostro sito, si chiama Abus Tracker, e è un sistema che anche se sta funzionando, diciamo, in incredibile difetto, perché abbiamo scelto di utilizzare solo i dati in questo caso dei sacerdoti condannati, e vedere quante vittime questi avevano prodotto. Ebbene, il dato è presto fatto. Aspettate che lo trovo. Ecco, abbiamo 362 sacerdoti hanno prodotto 1576 vittime in Italia. Ora facciamo un piccolo ragionamento che ho anticipato prima. I volontari, perché qui stiamo parlando non tanto della Chiesa o dei laici, no, qua parliamo del problema, che è un problema. Noi abbiamo fatto questa analisi sui dati della Chiesa perché quelli abbiamo. I dati dei laici lo Stato non li ha, quindi non sapevamo dove prenderli, toccava fare qualcosa di davvero molto improvvisato e abbiamo preferito di no. Comunque, dicevo, i sacerdoti in Italia sono 35.000 circa secondo la CEI, e invece i volontari che godono dello stesso vuoto legislativo al quale i preti pedofili sfuggono, i volontari sono più di 4 milioni. E il prodotto, se tanto mi dà tanto, è enorme. Io direi che ho chiuso qui, ecco, per il momento. Grazie Francesco. Adesso invece passerei come penultimo intervento, prima poi di dare la chiusura al senatore Verducci, la parola appunto ad Andrea e Irene, appunto, che ci trovano. Ecco qua, Andrea. È quasi arrivata, scusate, abbiate pazienza perché purtroppo abbiamo avuto un disguido con le tempistiche, quindi sta salendo adesso la Irene, così almeno facciamo la nostra. Prima di tutto io vi ringrazio assolutamente, ho ascoltato i discorsi che avete fatto e il cuore mi salta sulla gola pensando a cosa ha subito mia nipote, che lei era in un ambiente familiare, poi oltretutto, non era in altri ambienti, quindi non te lo aspetti in ambienti così familiari, dove comunque un nonno fa il nonno. Invece alla fine si è scoperto che non era un nonno, era un orco. Quindi abbiamo vissuto questo. Lei nel suo periodo di crescita ha iniziato ad avere problematiche psicologiche molto profonde, dove ha iniziato a capire, ha iniziato ad avere problematiche molto profonde dal punto di vista psicologico, fino a scoprire attraverso i suoi psicologi di questo abuso che ha subito quando era piccola. Non c'è stato verso questa ragazza per trovare una pace con se stessa. L'hanno aiutata in tutti i modi. Qui c'è Irene che è arrivata e li confermerà. Buonasera a tutti. Buonasera. E quindi non ce l'ha fatta. Quello che l'altra volta io e Irene stavamo chiacchierando, ci stavamo confrontando, è proprio quello che abbiamo sentito fino adesso, quello che ho sentito fino adesso. Il fatto che molte volte c'è una mancanza da parte dello Stato per poter far vedere alle persone che hanno subito o le persone, quelle che sono state abusate, che c'è qualcuno che le può aiutare, che possono appoggiarsi comunque, un qualcosa che loro si possano appellare. Molte volte c'è questa mancanza qua, e questo lo chiacchierando anche con le persone. Io lavoro come tecnico, però faccio anche il fotografo, quindi chiacchiero con molte persone che mi raccontano cose, brutti eventi purtroppo, molte volte, che hanno subito. E quindi mi sono bloccato. Sì, vado avanti io. Sì. Allora, io sono Irene Cane, sono una psicologa clinica, però purtroppo sono anch'io una vittima di abusi, ho subito abusi quando ero bambina, e quello che volevo portarvi oggi come testimonianza è il fatto che anche se si può sopravvivere a un abuso, perché è possibile,
Però questo non deve minimizzare l'evento, nel senso che anche la sopravvivenza comporta in sé un lavoro enorme, soprattutto dal punto di vista psichico, ma comporta anche il convivere con delle cicatrici che purtroppo si riaprono. Volendo o non volendo, ci sono eventi che portano alla riattivazione del ricordo. Quindi quello che vorrei comunicare è proprio visto che ci sono, che sono qui, che sono sopravvissuta, è proprio l'importanza della sensibilizzazione, di fare interventi. Io penso che una delle cose che manchi nel nostro Stato sia anche la possibilità di ricevere la giustizia adeguata. Questo lo vedo anche in episodi che si verificano purtroppo al giorno d'oggi, quindi dopo che sono passati già 20 anni dal mio caso, al giorno d'oggi ancora ci sono episodi che purtroppo vengono lasciati lì e non meritano la giustizia che dovrebbero ricevere. E questo è impressionante, perché dopo 20 anni io mi sarei aspettata almeno un cambiamento per le generazioni successive alla mia. Quindi credo che sia davvero importante sottolineare l'importanza di questo fenomeno e del fatto che se ne parli, perché maggiore il silenzio e maggiore sarà la possibilità di questo evento di dilagarsi e di mietere vittime. E ovviamente questo passo bisogna farlo tutti insieme, perché noi vittime magari proviamo a farci ascoltare, ma per noi è anche molto difficile testimoniare, fare attivismo, impegnarci nella causa, perché ovviamente riattiva delle ferite molto profonde. Io ad esempio, nonostante faccia la psicologa, questa tematica non l'affronto, cioè non prendo in carico pazienti che portano questo tipo di dolore, perché per me è troppo come richiesta. E quindi io penso che siate proprio voi ad avere questo compito e anche questa responsabilità nei confronti di noi, ma anche delle future generazioni, perché poi quello che bisogna fare è fare prevenzione per evitare che questi episodi si verifichino di nuovo. E chiudo con un termine, una parola che ho coniato per descrivere questo fenomeno, che è l'omicidio psichico, nel senso che si parla tanto di omicidio fisico, l'uccisione di una persona, però a tutti gli effetti l'abuso sessuale è un omicidio psichico. Cioè la sensazione di vivere in un corpo ma non essere vivi. Questa è proprio la metafora con la quale io posso descrivere la sofferenza che ho provato. Cioè mi sentivo veramente un fantasma che abitava un corpo, quindi un corpo con i parametri vitali a posto, funzionante, ma io non c'ero. E questo penso sia anche uno dei motivi per cui molto spesso si pensa poi al suicidio, perché non vale la pena vivere in un corpo che è vivo, ma noi non siamo vivi. Ecco, quindi questo era quello che volevo lasciarvi. Io chiuderei solo facendo una piccola memoria su Giacoletto Alessandro e Cristina Masera, che loro sono tolti la vita per il dolore di aver perso una figlia che si era anche lei suicidata, dove l'hanno trovata loro due, tornando a casa. Quindi questo famoso omicidio è stato un vero e proprio omicidio grazie a qualcuno che ha abusato la bambina e ha portato alla morte di 3 persone. Grazie a tutti, grazie del vostro tempo. Grazie a voi di cuore per questa testimonianza, per quello che avete detto. Sono veramente testimonianze, ma soprattutto parole molto importanti. E spero che riceveranno il giusto ascolto e l'ascolto che meritano. Grazie mille anche per essere stati presenti nonostante le difficoltà e tutto quanto, perché immagino quanto non sia un momento semplice da vari punti di vista. Quindi grazie davvero di cuore di essere qui presenti. In ultimo, appunto, passerei la parola a chi ha reso possibile questo momento, appunto, di questa conferenza, questi interventi e tutto quanto, che è il senatore Francesco Verducci, il quale, appunto, senza il suo appoggio non saremmo riusciti a far esprimere anche le voci che abbiamo sentito oggi. Quindi, innanzitutto un grazie sentito e prego.
Grazie a te Simone Padovani, devo dire che non è facile intervenire e parlare a questa conferenza stampa, perché le parole, le testimonianze che qui si sono succedute in realtà sono talmente gigantesche che è difficile aggiungere parole che abbiano un senso davanti alla testimonianza di crimini così enormi, tali da distruggere un'intera vita per sempre. È difficile parlare, però io penso che abbiamo il dovere di farlo, perché non si può comunque aggiungere al torto un altro torto, in questo caso quello del silenzio. C'è bisogno invece di avere la forza di affrontare l'enormità dei crimini che sono avvenuti, la forza di denunciarli, la forza di documentarli. Questo è il merito che ha il libro che qui stiamo presentando, lo faremo attraverso la registrazione di questa conferenza stampa, che ci darà modo di raggiungere un pubblico ampio. Il libro è quello curato da Simone Padovani, Shame, un titolo molto forte, vergogna. La vergogna è quella di una società che nasconde, che è indifferente, che fa finta di nulla rispetto a abusi, crimini che non sono e non devono essere un fatto privato, un dolore privato, un problema esistenziale privato. Abbiamo il dovere invece che diventino, che siano un fatto pubblico, sociale, un fatto politico anche. Tutti voi avete detto che in Italia non si parla di questo, nell'agenda pubblica c'è molta difficoltà a parlare di questi temi. Questo è un problema molto grande e questo libro e anche questa presentazione, in qualche modo fatta tra mille difficoltà che però abbiamo fatto, vuole cercare di risalire questa china alla quale non ci si può certamente arrendere. Sappiamo quanto queste vicende, quando risalgono poi alla cronaca, hanno la forza, per forza, di rompere il muro dell'omertà. C'è un racconto molto potente e molto doloroso nelle immagini raccolte da Simone Padovani. Questo racconto e questo suo lavoro è certamente anche una testimonianza civile e politica. Simone è anche un grande fotografo, quindi certo in questo racconto c'è la sua arte, la sua capacità di narrare per immagini, che richiama anche la lezione molto importante del giornalismo fatto per immagini, del fotogiornalismo, del giornalismo civile e politico. Tutti quanti voi avete richiamato una vicenda che ancora ci chiama in causa, quella di Alessandro, di Cristina, di Chiara, una vicenda che poi è diventata talmente grande da travolgere Alessandro e Cristina. E del resto adesso Irene diceva come appunto oltre alla violenza fisica poi questa ferita è inestinguibile al punto di diventare un delitto psichico che si trascina per tutta l'esistenza. Noi abbiamo però il dovere politico di fare qualcosa e quindi di reclamare una legislazione più avanzata. Quella del 97 non basta, stare dentro il contesto della Convenzione di Lanzarote. Siamo oggi qui sulla scia della risoluzione approvata nella primavera del 2023 nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, e voglio ringraziare
coloro che l'hanno resa possibile, il relatore, il collega Fridez. Voglio ringraziare anche qui per la sua presenza la dottoressa Vitaliana Curigliano, che per il Senato cura i servizi internazionali e soprattutto il lavoro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che insieme a me ha voluto che ci fosse questa conferenza stampa, insieme soprattutto a Simone, la cui insistenza è stata il motivo principale, e gliene sono grato assolutamente. E se siamo qui con tutti coloro che sono intervenuti è grazie a Simone, che ha curato, devo dire, da solo, esclusivamente, questa conferenza stampa. Gliene sono molto grato. Abbiamo il dovere di una legislazione più avanzata, di fare in modo che ci sia anche nel nostro Paese un'attenzione dell'opinione pubblica, che ci sia un diritto alla riparazione, che ci sia un diritto ad un contributo di solidarietà, diritto ad alcune forme di giustizia. Torno a ripetere le parole di Irene, che certamente non possono riparare il delitto subito, il senso insopportabile di ingiustizia subita, ma un diritto alla giustizia che è dovuto a tutte le vittime, e che la nostra società ha il dovere comunque di perseguire, perché non si può vivere senza diritto, senza giustizia. Questo è un fatto che riguarda la nostra società e anche la nostra democrazia. Non mi sento di aggiungere altro, penso che chiunque si ascolti queste testimonianze ne esca molto provato, e quindi la cosa che posso dire in conclusione è che da parte mia continuerete ad avere, sia in Consiglio d'Europa sia soprattutto nel Parlamento italiano, il massimo sostegno, un contributo assolutamente determinato affinché di questi abusi si parli, affinché tutti coloro che li subiscono abbiano la forza necessaria a denunciare. Sappiamo che è difficilissimo avere questa forza, sappiamo che molto spesso le nostre norme non permettono di registrare questi abusi subiti, e quindi in un paradosso vergognoso per cui si subiscono abusi e si è anche respinti nel denunciare questi abusi, respinti da operatori che non sono formati, respinti da istituti giudiziari che non hanno strumenti necessari per contrastarli. E quindi dobbiamo avere forza, determinazione, e quindi il lavoro fatto da Simone Padovani, la raccolta delle vostre testimonianze, di questi volti, di queste storie è particolarmente importante, è un fatto politico, e come tale io penso che questa nostra conferenza stampa possa entrare a far parte, e faccia parte, di una battaglia più grande, civile e politica. Grazie a tutti voi. Grazie mille, senatore Verducci, di questo intervento. Colgo l'occasione anche per ringraziare la dottoressa Curigliano qui presente per l'assistenza appunto che ha ricevuto appunto anche nell'organizzazione di questo. Ci tenevo a ringraziare tutti i presenti personalmente per quello che, non solo qui presenti ma anche presenti da casa, diciamo, per quello che avete portato, perché dimostra questo che c'è un'umanità. Aver incontrato tutte queste persone durante la realizzazione appunto di Shame mi ha portato purtroppo ad avere un sentimento estremamente negativo nei confronti dell'umanità in generale, proprio per il silenzio in cui vivono molto spesso tutti questi casi appunto e queste persone. Ho sempre detto che loro sono i miei eroi, e sono contento che oggi ci sia stata una dimostrazione da parte di tutti che c'è un'umanità, che c'è ancora
ha molto lavoro da fare indubbiamente, ma che siamo sulla buona strada. Per cui di cuore grazie a tutti i presenti qui e a chi anche ha ascoltato da casa, e chi è riuscito anche ad intervenire appunto in questa giornata. E a chi ascolterà attraverso il video che voi Esattamente. avrete. Grazie ancora. Grazie. Grazie.